Salve gente, benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Scusate per la voce, ma è arrivato quel periodo dell'anno che va da dicembre a giugno in cui sono perennemente raffreddato. Comunque, dopo ben 3 anni dall'ultima stagione ricca di plot twist, personaggi memorabili e tanti, ma davvero tanti colpi di scena, Netflix ha finalmente sganciato i primi 4 episodi dell'ultima stagione. Ed era ora, direi, dato che nel cast c'è anche chi è diventato genitore. E giusto per essere chiari, no, non vi farò il riassunto della stagione precedente, perché sono sicuro che avete già visto mille video al riguardo e quindi risparmiamoci il solito da dove eravamo rimasti e andiamo direttamente al cuore della questione. E ovviamente se non avete ancora visto Stranger Things 5 volume 1, ma avete comunque cliccato in questo video, occhio agli spoiler. Prima di entrare però nel delirio del primo volume, facciamo un attimino di ordine. Siamo nel 1987, quindi circa un anno dopo il terremoto che nella scorsa stagione aveva praticamente aperto l'inferno sotto Hawkins, la quale è letteralmente diventata una specie di zona rossa in quarantena sotto controllo militare e isolata dal resto degli Stati Uniti. Ci sono infatti checkpoint militari ovunque e ogni telegiornale dice una cosa diversa per coprire quello che sta succedendo in realtà. In pratica è un perfetto tutorial su come non gestire un'emergenza. Nel frattempo però la vita va avanti, per tutti ma non per i nostri protagonisti. 11 è infatti ricercata dall'esercito a causa dei casini della scorsa stagione, Max è ancora in coma, Vecna si è dato il latitante, mentre il resto del gruppo tenta di salvare un mondo che, diciamocelo, rischia di finire da un momento all'altro. E ora che abbiamo più o meno messo i pezzi sulla scacchiera, possiamo iniziare a ribaltarla, perché questa stagione inizia col botto. O quasi, perché la verità è questa: i primi 2 episodi sono una specie di riscaldamento emotivo obbligatorio, passatemi il termine. Cioè, non sono brutti, attenzione, ma sono un po' dispersivi, ammettiamolo, e si sente proprio che stanno apparecchiando la tavola del gran finale. E proprio per questo diciamo che la scelta di aprire l'ultima stagione aggiungendo ancora più lore, concetti e dimensioni, ecco, mi ha lasciato totalmente spiazzato. Cioè, hanno solo 8 episodi, e solo si fa per dire data la lunghezza di ogni episodio, ma mi aspettavo che, come per la scorsa stagione, iniziassero tra virgolette a chiudere qualche porta, non ad aprire degli interi corridoi. È un inizio forte a livello visivo, ma strutturalmente è un po' come quando arrivi al dolce ma ti ripresentano l'antipasto. Cioè, è buonissimo, ma non ce n'è motivo. Comunque, una cosa non si può negare: tecnicamente questa stagione è mostruosa. Gli effetti visivi sono a livello delle grandi produzioni hollywoodiane e in certi momenti direi anche superiori a delle produzioni che costano 10 volte tanto. Parliamoci chiaro, Vecna è impressionante. CGI ed effetti prostetici sono migliorati tantissimo e non solo per lui. Le creature infatti ora sono più dinamiche, aprono portali ovunque e l'illuminazione è nettamente migliorata. E certe inquadrature sembrano uscite da un vero blockbuster horror degli anni 90, ma con la lucidità del 2025. E con un budget da 50-60 milioni di episodio, non mi aspettavo di meno. E poi c'è la regia, ragazzi, cioè la sequenza d'assalto alla base militare è una goduria, ma ha lasciato senza fiato, soprattutto la sequenza con camera a spalla, cioè credo sia diventata forse la mia sequenza preferita di tutta Stranger Things, cioè è dinamica, è ritmata, ti fa sentire ogni singola emozione. Anche se, proprio a causa dell'assalto alla base militare, mi sento in dovere di muovere una critica verso la sceneggiatura. Perché va bene il plot armor,
Però mi sembra che qui si stia cominciando un attimino ad esagerare, cioè un gruppo di ragazzini armati di pale, mazze e altri utensili riescono più o meno a tenere a bado un demogorgone, a farlo scappare, ma una base militare piena di soldati perfettamente addestrati e armati, no. Diciamo che in questi casi si sente proprio quella stanchezza di ok, dobbiamo chiudere 10 anni di trama e vogliamo farlo nel modo più epico possibile, presentandoci però così un volume 1 che sì, fa la voce grossa, vuole essere cinematografico fino all'ultimo fotogramma, ma che allo stesso tempo mette da parte ogni tanto la coerenza narrativa e soprattutto ti tiene buono come se stasse scaldando ancora i motori e tu sei pronto per il decollo. Ed è proprio da questa miscela di potenza tecnica, inizio narrativo un po' cauto e soprattutto di qualche piccola incoerenza narrativa che nasce la mia opinione su questa stagione. Da un lato, infatti, è la stagione più spettacolare di sempre, è quella che ti urla costantemente in faccia «Ehi, guarda come brucio milioni a inquadratura!». Dall'altro però ci sono spunti narrativi che, diciamo, ti fanno grattare la testa e dubitare tanto di certe scelte narrative. Prendiamo come esempio i personaggi, ci sono momenti di scrittura potentissimi e altri che sembrano invece usciti dalla fanfiction del cugino 14enne dei Duffer Brothers. Iniziamo con il maggiore coinvolgimento di Holly, che ho adorato. Era infatti rimasta l'unica poveretta completamente fuori dai giochi e qui finalmente diventa un elemento emotivo vero, un punto di tensione, un collegamento umano in mezzo al caos e funziona. Cioè funziona perché è naturale, non è forzato e soprattutto perché dà peso al concetto che tutta Hawkins è coinvolta, non il solito gruppetto. Anche se, devo ammetterlo, non capisco come sia possibile che dopo tutto quello che è successo, il fatto che Holly veda praticamente un uomo invisibile non desta il minimo sospetto a Mike. Cioè, davvero? Inoltre, a rendere surreale il tutto c'è la caricatura di Eddie da parte di Dustin, cioè anche meno. Ragazzi, è passata una stagione, 3 anni nel nostro mondo e 1 anno narrativamente parlando, e Dustin sta lì a fare praticamente la caricatura di Eddie. Questa è letteralmente una di quelle scelte che sembrano prese più per lo spettatore che per il personaggio, secondo me. E questo volume 1 è pieno di momenti del genere, tipo la dottoressa Kay. Cioè, sta tipa è entrata in scena la scorsa stagione con uno screen time paragonabile a quello di Topolino nel primo Kingdom Hearts ed è stata riproposta qui come uno dei villain più stereotipati di sempre. Gli sceneggiatori sembrano voler usare ogni singolo secondo che la riguarda per ricordarci quanto è cattiva, quanto è militare, quanto è scienziata e che probabilmente non sorride dal 1975. Funziona? Sì. Ti rimane impressa? Beh, cioè, è quel tipo di villain che se non viene sviluppato un tantino meglio rischiamo di perdercela nei prossimi episodi. Poi però la serie se ne esce nuovamente con qualcosa di totalmente assurdo come il prigioniero nella base, che sì, non mi aspettavo minimamente fosse numero 8, ma non mi aspettavo nemmeno fosse Vecna, cioè in quel caso sarebbe stato un po' troppo facile. Ma ripescare un personaggio introdotto nella peggiore parentesi narrativa di Stranger Things, beh, è stato in qualche modo coraggioso, oserei dire. Inoltre, riguardo la lore del sottosopra, beh, arrivano degli sviluppi che mi lasciano non poco perplesso, perché da una parte abbiamo momenti di genio. Il muro circolare, per esempio, all'inizio pensavo che questo fosse causato dalle faglie aperte nel mondo reale, e invece il muro è letteralmente un cerchio perfetto. Cioè, questa cosa sembra darci conferma sul fatto che il sottosopra sia stato letteralmente creato tutto in una volta
proprio nel momento in cui 11 ha aperto il primo varco. Se ricordate, infatti, nel sottosopra tutto è bloccato temporalmente a quel periodo. Dall'altro lato però abbiamo un mondo costruito dai ricordi di Harry, che sulla carta è un concept pazzesco, ma sviluppato forse in maniera troppo caotica, sicuramente voluto, ma fatto resta. Ci sono momenti in cui sembra una trovata poetica e altri in cui sembrano volerci dire semplicemente non fatevi troppe domande. Cioè, il colpo di scena con Max, scusate se ve lo dico, ma era pilotatissimo. Cioè, chi altri volevate trovarci se non lei? Soprattutto a spiare e a cercare di mettersi in contatto con Holly. Mentre tutta la spiegazione che ci dà sul mondo costruito dai ricordi di Harry, cioè non lo so ragazzi, mi è sembrato complicata da seguire come spiegazione, criptica, sicuramente voluta, sicuramente ce lo spiegheranno nei prossimi episodi, però ripeto, aver voluto introdurre altri concetti di questo tipo alla chiusura della serie, non lo so, mi è sembrato un po' un azzardo. Poi magari nei prossimi episodi lo svilupperanno benissimo questo concetto e sarà molto chiaro, però non lo so, sta cosa non mi convince. E poi, arriviamo al cuore emotivo di questo volume 1. Sto parlando ovviamente di Will, che ragazzi, mannaia, ma non vedevo l'ora che finalmente Will smettesse di essere semplicemente il router wifi del sottosopra e diventasse a tutti gli effetti un personaggio attivo, emotivamente complesso e soprattutto potente. Cioè, la scena con Robin è una delle cose secondo me meglio scritte di tutta la stagione. È sincera, pulita, niente retorica, niente messaggio forzato, il tutto è abbastanza naturale, direi, e perfettamente in linea con l'evoluzione del personaggio. Sono solo due persone che si capiscono perché condividono le stesse paure. E da lì in poi Will si trasforma, cioè prende quello che è sempre stato un trauma per lui e decide semplicemente che non sarà più una colpa, una condanna. E quando Vecna lo attacca dicendogli che lo ha scelto perché è debole e lui finalmente inizia ad accettarsi, quella non è semplicemente una bella scena, è la scena giusta. Con Will che praticamente diventa allo stesso livello di Vecna, Stranger Things sta dicendo che essere ed accettare ciò che sei ti rende più forte del mostro che ti perseguita. Ed è una metafora potente, scritta bene, ed è forse uno dei momenti più alti di tutto il volume 1. In più c'è una chicca che, come molti altri ho notato, e che secondo me non può assolutamente essere un caso. Ovvero, nella scorsa stagione, quando Dustin prova a battere Vecna nella partita di D&D, tira un 11 e fallisce. Ma poi arriva Erika che tira un 20 e vince. E guarda caso, ora abbiamo 11, numero 8, e Will che sta assorbendo Harry, ovvero il numero 1, per un totale complessivo di 20, almeno se la matematica non è un'opinione. Il critico, il colpo perfetto, ciò che ribalta tutto. Ma poi ovviamente torniamo alla confusione narrativa, ovvero chi comanda davvero tra Vecna e il Mind Flayer? No, perché non so se ci avete fatto caso, ma a ogni stagione cambia qualcosa e entriamo sempre più nel paradosso. Più informazioni ci danno e più sembra avere pezzi di puzzle di 4 scatole diverse. Cioè c'è chi dice che Vecna abbia creato il Mind Flayer, chi il Mind Flayer abbia infuso Harry e chi pensa che siano due parti della stessa entità. Ed io in tutto questo non ho la minima idea di cosa pensare, perché il Mind Flayer sembrava essere già lì, anche se non so dove sia esattamente lì, a parte che la chiamano Dimensione X, e ha assunto la forma
di quel mega ragno gigante proprio entrando in contatto con Harry, ma i Demogorgoni e tutto il resto stavano lì, ma la dimensione X non sembrava essere il sottosopra, però quelle particelle nell'aria esistevano già, quindi la mente a sciame in un certo senso esisteva e il mio cervello si fa sempre più un colabrodo. Ma parliamo ora di una cosa che mi sta cominciando a pesare non poco, ovvero il rapporto tra 11 e Hopper. Bellissimo, ma pensavo avessimo già superato la fase dei traumi di Hopper e la fiducia in 11. Inoltre, ogni scena è costruita letteralmente come se Hopper dovesse morire da un momento all'altro, quasi come se fosse un presagio di quel che avverrà a fine stagione e, sinceramente, spero di sbagliarmi, perché adoro Red Guardian! Ah, no, scusate, ho sbagliato franchise. Comunque, alla fine di questi 4 episodi c'è una cosa che mi è chiarissima: Stranger Things è cresciuta insieme al suo pubblico. All'inizio era un'avventura alla Goonies, un mistero, il Demogorgone, l'estate a Hawkins. Adesso invece, vediamo Vecna trapassare un cranio in primo piano. Vediamo però anche il trauma, il lutto, la paura di non essere accettati e una violenza che prima la serie non credo si sarebbe mai permessa. È diventata adulta stagione dopo stagione, esattamente come il suo cast e il pubblico, dato che ormai la seguiamo da quasi 10 anni. E questo volume 1, lo dimostra benissimo. È grande, ambiziosa, imperfetta, a volte tanto confusa, ma sempre sincera. È in bilico tra momenti epici e scelte tremendamente discutibili, tra rivelazioni che spaccano e altre che estendono una storia che in teoria dovrebbe prepararsi alla chiusura. Però in mezzo a tutto questo caos c'è ancora il cuore di un gruppo di amici che continua a combattere contro qualcosa più grande di loro, il cuore di Will che finalmente si accetta e scatena un potere che non è magia ma identità, il cuore di 11 e Hopper che nonostante tutto si ritrovano sempre una accanto all'altra e forse è proprio questo che rende Stranger Things così speciale. Non importa quanto diventi gigantesca la storia, ma non perde mai l'umanità. Ora, non ci resta che aspettare Natale e Capodanno per scoprire come andrà a finire. Chi tirerà davvero le fila di tutto? Chi sopravviverà? E soprattutto, Stranger Things riuscirà a chiudere tutte le porte che ha aperto? Io non ne ho la minima idea. Ma una cosa è certa, questa prima parte è l'inizio della fine e noi siamo pronti a vederla tutta. E così concludiamo questo primo video sulla 5ª stagione di Stranger Things. Voi cosa ne pensate di questo primo volume? Fatemelo sapere nei commenti e ricordate, se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale. Io sono il Geek Imperfetto e noi ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!